Salve a tutti e benvenuti in questo video dove vi farò vedere come collegare un dispositivo e creare una postazione di qualità con un semplice cellulare oppure un tablet. Ovviamente tutto quello che vedrete in questo video ve lo linkerò in descrizione e ovviamente saranno link di affiliazione. Quindi basterà scaricare due applicazioni, avere una chiavetta e un multitap se volete e volete agganciare altre cose ai vostri dispositivi. Questo sistema è infallibile e funziona veramente bene. Quindi spostiamoci sul nostro dispositivo e vi farò vedere come fare. Vi invito ovviamente a lasciare mi piace ed iscrivervi al canale. Ci vediamo dopo per i saluti, buona visione. Ed ecco qua che ci troviamo sul dispositivo e andiamo a cercare subito questa applicazione. Questa applicazione che si chiama USB Camera Pro. La trovate sul Play Store e la potete scaricare. Ovviamente la versione Pro è a pagamento, ma costa veramente poco. Per fare tipo qualche diretta possiamo scaricare anche Prism Live oppure Streamlabs e scaricare Xrecorder o utilizzare l'encoding che già c'è sul nostro dispositivo per registrare quello che viene proiettato sul dispositivo. Quindi per prima cosa scaricate USB Camera Pro e una volta ottenuto diciamo l'applicazione, la lanciate e state tranquilli. Quello che ci occorre sarà quindi la chiavetta che ci mantiene il dispositivo sempre in carica e ci permetterà di collegare quello che vogliamo tramite USB o Type-C. Ovviamente vi metterò i link in descrizione. Io già lo collego a una ciabatta, questa qua mista tra Type-C e USB, e al momento di questo esempio non vi faccio vedere. Comunque se collegate qui il vostro caricatore, ovviamente quello incomincerà a caricare anche il tablet, quindi sarà una trasmissione sempre attiva e sempre diretta. Quello in aggiuntivo, quello che possiamo fare è aggiungere magari un joypad, perché magari vogliamo fare una streamata e non vogliamo muovere il dispositivo, quindi non lo vogliamo utilizzare tra le mani e possiamo utilizzare direttamente questo joypad che vi lascerò comunque in descrizione video. La qualità ovviamente sarà superiore rispetto a quello che può essere la fotocamera frontale e tutte le impostazioni, gli aggiusti si fanno qui. Quindi possiamo fare quello che vogliamo tramite, non lo so, un contrasto, colore, tutte queste cose qua. Adesso non mi perdo in chiacchiere su questo punto di vista, ma andiamo a chiudere semplicemente questo e andiamo a fare picture in picture. Questo tipo di situazione si può fare direttamente quindi da quella app e la potete ingrandire. Adesso mi sto un attimo perdendo in varie cose e si possono fare i vari settaggi di ingrandimento. Ovviamente questo funziona con qualsiasi gioco noi vogliamo giocare, come ad esempio, non lo so, lanciamo tipo Resident Evil. Come vedete la webcam rimane aperta ed è migliore rispetto alla fotocamera frontale che abbiamo qui. Ovviamente se noi vogliamo utilizzare il dispositivo tra le nostre mani, questa la fissiamo da qualche parte che ci inquadra, anche di profilo dove volete, e utilizzate il vostro tablet o il vostro dispositivo con le mani se non avete il joypad. In caso, ad esempio, Roblox. Mettiamo il nostro Roblox. Vi ripeto che questo tipo di asset può essere fatto da chiunque voglia fare dirette, giocare, registrare lo screen. Ovviamente l'audio si sentirà perché abbiamo l'ingresso laterale. Ecco qua. Così abbiamo sia l'audio e il microfono in questo modo, abbiamo la nostra risoluzione
con la nostra webcam e abbiamo il nostro joypad per giocare liberamente. Quindi, come vedete, è fatto un sistema abbastanza tranquillo e il tutto, diciamo, può essere alimentato con questa chiavetta. Come avete visto, è facile ricreare questo tipo di postazione ed ovviamente è una postazione anche economica, accessibile a tutti. Potete fare così un upgrade a tutto quello che è la qualità video e non posso fare altro che salutarvi ed invitarvi a vedere i link che vi ho lasciato in descrizione per questo tipo di asset. Noi ci vediamo nel prossimo video, quindi iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace. Ciao!